Ok, salve, vediamo oggi cosa andiamo a fare. Oggi andiamo a fare il capocollo diciamo così alla toscana, in una maniera facile, con tutti quanti, tra virgolette, gli accessori che voi avete in una casa. Eh, io ho fatto il noccino, insomma, volendo potrei avere degli attrezzi, ma proprio mi complicherei la vita, cerco di mettermi nei panni di tutti e ognuno da casa potrà fare la stessa cosa. Non vado avanti con, diciamo, attrezzi particolari per fare questo lavoro. Ok, detto questo, mettetevi il mi piace, seguitemi al canale perché farò altre ricette come queste qui. Ci sono in programma altre ricette buone come queste, se non di più. Seguitemi, like da tutte le parti. Via, cominciamo con gli ingredienti. Per facilitare la vita a tutti ho preso un bel capocollo di 1 chilo preciso, ok, da rifilare. Ora va rifilato. Mi raccomando, per tutte, diciamo, questi trattamenti, se andate dal vostro macellaio, fatevi dire la consegna della carne. Mettiamo caso, a me il mio macellaio, che è l'ANE qua giù a Pietrasanta, gli arriva la carne il mercoledì, io sono andato il giovedì mattina a prenderla, perché è importante che voi non prendiate una carne che abbia una settimana, 10 giorni, perché altrimenti vi marcirà. Vi mettete d'accordo quando è il giorno e il giorno l'andate a prendere, lo stesso giorno, massimo il giorno dopo, questo con qualsiasi prodotto che voi facciate. Comunque ho preso 100 grammi di sale marino, dentro ci ho messo pepe, paprika, peperoncino e la doga per gli arrosti, la doga Torino. Questo qui è la pancia della mucca seccata che servirà a fargli da involucro, ok? Andrà messa poi dopo dentro l'acqua che, diciamo, si idraterà benissimo. La trovate su eBay, su Amazon, dal vostro norcino preferito, dal vostro macellaio che magari gli prendete un pezzettino di carne in più e ve la girerà, o comunque dello spago grosso, dello spago fine, questo adatto agli alimenti, poi salvia, rosmarino, alloro, aglio, ok, questo qui servirà per dopo. Ora andiamo a fare la rifilatura. Qui va rifilato da tutta questa parte di grasso, perché sennò il grasso gli farà da barriera e i sapori non andranno, diciamo così, dentro nella carne. Ok, bel coltello affilato e rifilate il grasso, guardate qui in eccesso, tutta questa parte qua, giro e cercate di dargli anche una forma tondeggiante. Guardate qui quanto grasso c'è, questo va tolto, ok, bene, e rifilato. Qui lo potete far fare anche dal vostro macellaio, se voi magari non avete esperienza. Questa parte qua non la buttate via, questa parte qui potrà andare a condire un ragù, potrà essere messo in uno spezzatino, ci potete fare mille cose, no? E la parte, lo sapete che il capocollo è una delle parti più buone dell'animale, addirittura se voi fate un arrosto di capocollo andate in paradiso per sbaglio. E voilà, guardate, l'ho rifilato, ok, benissimo. Ora prendete un contenitore come mi pare buoni, di plastica, non di ferro, perché il ferro a contatto con l'umido crea una tossina tossica, ovviamente, che farà male. L'alluminio può andare bene in questo caso qua. Ok, prendo il mio, diciamo, impasto e comincerò, guardate, con le dita bene dentro, massaggiate là, il famoso schiaffetto. Ok, sono passati 7-8 minuti. Io questo ci rimetto un altro po' di pepe perché mi piace
un po' saporito. E ora cosa facciamo? Dobbiamo far passare 24 ore per ogni chilo, sarebbe a dire questo è un chilo, ok, con le rifiniture, rifilature è un po' meno, però insomma lo considero un chilo. Deve passare 24 ore, così in una parte diciamo fresca della casa, ok, non vicino a un calorifero. 24 ore, farà un liquido qui intorno. Cosa fate voi? Lo girate ogni tanto, ogni 2-3 ore, lo girate dall'altra parte, fregate. Voilà. Sono trascorse 48 ore, di cui l'ho sempre girato. Ok, acqua fredda, levo il sale in eccesso e lo sciacquo un attimo, lo metto in ammollo un attimino in acqua fredda. Ok, praticamente lo lascio 10 minuti in acqua fredda, così 10 minuti in acqua fredda. Bene, asciugatelo un attimo giusto per levargli l'acqua in eccesso. E ora prendete un po' di vino, questo qui è un rosso toscano, un rosso della costa toscana, potete prendere il vino che vi pare a voi, però insomma che sia un pochino saporito, che non sia lo sciacquone, per intenderci, quello per cucinarci. Voilà. E finisco. Io lo lascio un'ora qui dentro a bagnomaria e ovviamente lo vengo a girare ogni tanto, lo vengo a girare perché sennò andrebbe riempito completamente tutto, ma insomma io non ce l'ho da sciupare, non ce l'ho tutto sto vino. Tempo, preparatevi in un robot, io l'ho fatto col bimbi, ma va bene qualsiasi robot. Rosmarino, salvia, io ci ho messo la paprika, ci ho messo del peperoncino, della droga Torino, del pepe, l'ho frullato tutto, vedete, e ho fatto tutto un bel composto che dopo andiamo a metterlo per la stagionatura. Intanto nel frattempo che passano le 2 ore preparatelo, anche l'aglio, scusatemi, anche l'aglio. Comunque vi scrivo tutto quanto dopo. Vi ricordate della pancia di mucca? Benissimo, prendetela, sono con la mano sola, benissimo. Questa vi ricordo la trovate su tutti i canali di vendita, quelli più importanti. Acqua fredda, ok, lasciatela dentro un'oretta, così almeno si idraterà nuovamente. Ok, dopo un'ora ho tirato fuori il budello, che sarebbe in questo caso qui il budello, ma sarebbe la pancia, ok, e l'ho messa e l'ho asciugata in un canovaccio, avanti e indietro l'ho asciugata. Ok, è passata un paio d'ore circa, tiro fuori, gli do un'asciugata perché altrimenti l'acqua mi darebbe fastidio, vorrebbe fare insomma la muffa. Ok, e ora prendo il prodotto che avevo fatto prima, lo metto un po' in basso e lo massaggio bene bene. Ok, da tutte le parti, mi raccomando, siate generosi, coi pollici, anche se non sembra, ma se voi la massaggiate così non sapete quanto aiutate a insaporire la carne. Ok, ho tagliato un pezzo in eccesso, ho tagliato, e ora bello stretto, qui così, vedete, bello stretto,
tanto dopo lo chiudiamo con la corda e non ci sono problemi, vedete. Oh. Cercate di tenerlo il più stretto possibile. Ole, bellino. E ora cominciamo la legatura. Prima di tutto bisogna fare una legatura per orizzontale, diciamo, bisogna fargli i manici per intenderci, perché poi dopo va attaccata, va appesa e bisogna fare un manico da una parte e un manico dall'altra. Ne dobbiamo creare due. Facciamo così e creiamo di qua. Vedete? Prendete questa parte e questo qui è un manico. E ora andiamo a creare anche un manico dalla parte di là, perché se non facciamo così ci attacchiamo da qualche parte, si stacca. Così, cerco di farvelo vedere bene, bello stretto. Ole. Ora così, ed è l'altro manico. Praticamente dopo qui lo andiamo a stringere tutto. Praticamente questo è un manico e questo è un altro. Ora dobbiamo andare a stringere tutto quanto. Ora andiamo a legare anche la parte sopra, così. Perfetto. Ora e andiamo. Ok, una bella legata. Avrei potuto usare anche la rete, ma ho cercato di fare una cosa, diciamo così, casalinga, perché almeno voi possiate farla da soli senza nessun problema. Se no cerca la rete, cerca quell'altro e non si finisce più. Va bene. E ora dobbiamo iniziare a legare per longitudinale, a fargli dei bei passaggi stretti. Fate un legaccio, poi via un altro, molto vicino, in questo caso non è un salame ma un capocollo, sì che è bello vicino, così, continuate, così, bene, un po' di pazienza. Non vi preoccupate se non viene perfetto, l'importante è che sia stretto. La perfezione è una cosa artigianale fatta in casa. Ok, fatelo così, vedete? Distanza di un centimetro, di mezzo centimetro, uno dall'altro, vedete? Lo faccio rivedere, fate così, mettete sotto, arrivate al punto che volete farlo restare, non rimanere, ok, taccate e via così su tutto. Ok, è stato legato più stretto possibile, un aggancio sopra e un aggancio sotto. Ora prendete un ago, io prendo in questo caso uno stuzzicadente, bucatelo tutto, così fuoriuscirà tutta l'aria in eccesso. Questo è importante, tutti i lati, sopra, sotto, in mezzo, fate tanti buchi. Ora, seguite bene cosa vi dico. Dopo averlo bucato, questo deve stare almeno 3 giorni in una parte fresca della casa. Fresca, ma non che ci siano... Sì, fresca ventilata, diciamo in questa maniera. Ok, però
ogni giorno dovete girarlo sottosopra per questi due ganci, ok? Perché? Perché questo qui, diciamo, per forza di gravità, diciamo, i sapori tenderanno a scendere. Se noi facciamo così per un 3-4 giorni, poi vedete un po' voi, dipende anche dalla temperatura. Vedete, noi ora in questo momento è inverno, c'è abbastanza fresco e possiamo permetterci di lasciarlo 3-4 giorni senza problemi. Se fosse estate sarebbe diverso. Okay. Benissimo, passati 3-4 giorni avete due soluzioni. Una, se avete una cantina fresca, lo lasciate in una cantina fresca, perlomeno io dico minimo un 40 giorni deve stare, un 3 settimane. Poi dipende da voi se vi piace un po' più secco, meno secco. A me mi piace più morbidino, che insomma io credo che 3 settimane possa andare bene. Praticamente è una prestagionatura questi giorni qui, dove il salume, diciamo così, si asciugherà un pochino. Ok, benissimo, abbiamo detto 3 settimane. Sta già, dai buchi che ho fatto già sta buttando un pochino il liquido. Pensate voi, in 3 giorni sarà più che sufficiente. Dopo lo passate nella cantina e 3 settimane, diciamo così, ve lo godete. Se qui si allenta, che sicuramente si allenterà perché il peso specifico va un pochino, non fate altro che prendere un pochino di spago, ok, e gli date magari una piccola diciamo stretta, ma io credo che così vada bene, perché se passano quei 3-4 giorni dove si asciuga un po', anche se rimane un po' più lentino non è niente, certo se fosse molto lento. Ok, detto questo, mettetemi il mi piace, iscrivetevi al canale, perché ci saranno delle altre ricette fantastiche come questa qui, se non altra. Se avete dei dubbi scrivetemi sotto al canale, non trovo questo, non mi riesce questo, non so fare questo qui, scrivetemi che ho la mia massima disponibilità. Ok, se avete dei suggerimenti, magari volete fare un salame e non sapete come, chiedetemelo, magari ve lo metto in programma, ve lo faccio. Vediamo un attimo. Ringrazio.